settore allergie ed intolleranze? Perché è tanto difficile? È anche uno dei grandi business del momento, perché tutti i test che vi fanno fare o che vengono assegnati per vedere a che cosa si è allergici o a che cosa si potrebbe essere intolleranti sono dei test un po' particolari, nel senso che ci si dovrebbe testare su tutto ciò che esiste, non su dei macrosistemi, no? Non sul lattosio, non sui cereali, non su questo, non su quello. Bisognerebbe avere la possibilità di testarsi su milioni e milioni di cose con le quali veniamo in contatto. Quindi quando qualcuno vi dice che siete intolleranti a qualche cosa e i test si sono basati su un centinaio magari di grandi macrosistemi, chiaramente sono fuori tutti gli altri. E anche le prime soluzioni di togliere alcuni alimenti, all'inizio magari sono pochi, poi anche un altro grande gruppo, poi un altro grande gruppo, spesso piuttosto che rinforzare la fisicità della persona e riportare il suo sistema immunitario in una buona vibrazione, lo indebolisce ancora di più, perché noi siamo strutturati affinché tutti gli alimenti possano passare ed essere elaborati nella maniera corretta. Quindi che cosa accade? Quello che abbiamo visto noi, dopo che abbiamo strutturato il lavoro di mettere la riflessologia facciale al servizio delle allergie e delle intolleranze, abbiamo avuto tantissimi risultati positivi, tantissimi. Ed è stato molto interessante, veramente uno dei più grandi risultati dello sviluppo della scuola. Bene, si fa un distinguo tanto per iniziare. A volte non si sa qual è la macro differenza tra un'allergia e un'intolleranza. Sono poche le differenze, ma sono sostanziali. Le allergie, per esempio, sono entrambe delle reazioni a qualche cosa con cui entriamo in contatto e che il nostro corpo non riconosce. Solo che nelle allergie la reazione è immediata e quindi è semplicissimo capire a che cosa sono allergico. Mangio una fragola, ho una reazione immediata. Tocco una polvere, ho una reazione immediata. E allora lì è un grande dono, perché io sono allergico a quella cosa, evito di utilizzarla, evito di respirarla, evito di ingerirla e sicuramente non avrò problemi. Quindi le allergie sono molto più sincere rispetto alle intolleranze. Il guaio enorme dell'intolleranza è che io la reazione all'elemento che non riconosce il mio corpo non ce l'ho immediata. E anche se ce l'avessi immediata è talmente blanda che entra a far parte di quei sintomi magari che normalmente ho. Una stanchezza nel pomeriggio, la febbriciattola serale, quel lieve mal di testa come sempre, ma immaginate in tutte le parti del corpo, a carico di tutti gli organi. Quella cistite che spesso mi viene. Ecco, l'intolleranza è veramente il vero male tra le due, perché non potendola distinguere non riesco a capire che cosa devo fare, non riesco ad allontanare quella cosa che apparentemente non mi dà nessun disturbo importante, però in realtà indebolisce continuamente il mio sistema immunitario. Queste sono le due grandi differenze. Bene, che cosa fa la riflessologia facciale rispetto al lavoro sulle allergie e le intolleranze? La riflessologia facciale, se trovo una freccetta, è fatta. Bene. Okay. La riflessologia facciale rispetto all'allergia e alle intolleranze si comporta in questo modo, cerca di vedere qual è l'organo di senso che butta fuori la reazione tossinica che deriva da questa battaglia tra me e l'elemento che non riconosce il mio corpo. Quindi partendo dall'organo di senso che ha il compito maggiore di buttare fuori questo residuo tossinico, capisco anche quali sono gli organi da rinforzare e come faccio? Mi baso sul lavoro che abbiamo visto delle 5 logge energetiche, perché all'interno di ogni loggia energetica, fatta eccezione per il fuoco, abbiamo un organo di senso e all'interno abbiamo 2 organi che creano la coppia che andrà rinforzata. Cosa significa? Che quando entro in relazione con questo elemento che il mio corpo non riconosce, all'interno del mio corpo si crea una riunione tra tutti. L'intelligenza del corpo è anche questo, no? I nostri organi hanno come si dice?
volta in volta decidono qual è l'apparato che in quel momento è più forte, non è il più debole del corpo, che si deve incaricare a buttare fuori tutto il residuo tossinico che nasce da questa battaglia. Ecco perché va rinforzato quell'apparato, ma va rinforzato attraverso le logge energetiche, che è un lavoro molto più forte e molto più potente. Una volta quindi capito qual è l'organo di senso, dove si crea il problema, ho sempre un grandissimo raffreddore, ho sempre problemi quindi all'apparato respiratorio precollegato, ho sempre queste afte in bocca, queste gengive infiammate, queste problematiche all'interno o sulle labbra, no? All'interno della bocca o sulle labbra, o di conseguenza anche al mio apparato digerente. Ho sempre problemi alle orecchie. Come mai ho questa produzione di cerume abnorme che altri non hanno? Come mai ogni tanto, ogni 2x3 soffro di otiti? Come mai? Non prendo neanche dei grandi colpi di freddo, no? E quindi inizio a capire che le orecchie sono l'organo di senso che poi riflette i reni, la vescica urinaria e così via. Così per gli occhi soprattutto. Esattamente quello che abbiamo visto noi nelle 5 logge energetiche. Lo rivediamo e viene il nostro aiuto per fare che cosa? Quando riesco a distinguere qual è la loggia energetica da rinvigorire, non faccio altro che alzare la vibrazione energetica del mio sistema immunitario. Vado in aiuto, in soccorso del riequilibrio del mio sistema immunitario, facendo capire al corpo che ho capito che ha bisogno di essere aiutato. Se io riesco ad alzare e mantenere il sistema immunitario ad una buona vibrazione, evidentemente col passare del tempo saranno sempre meno gli alimenti e gli elementi che mi disturberanno, perché la mia vibrazione è talmente portata sempre in una modalità corretta, forte, per cui all'interno di questa vibrazione piano piano entreranno e saranno accettati anche quegli elementi o alimenti che fino a qualche mese prima io non potevo assolutamente né vedere né toccare.